Ciao a tutti dal pallone sotto la mole. Oggi, prima di cominciare il nostro piccolo video, perché sarà un video molto breve, come sempre non è che facciamo grandi video, innanzitutto vi volevo già anticipare che molto probabilmente nei prossimi giorni faremo una trasmissione che parlerà di un argomento molto, molto particolare, che riguarda fatti accaduti tempo fa, che ha coinvolto tutti, da grandi, piccoli a chiunque, e ci sarà una bella discussione appunto ma non voglio sbilanciarmi. Comunque, per seguire che cosa veramente noi tratteremo, che è una cosa molto interessante, iscrivetevi al canale e lasciate un like, che ci fa molto piacere. Sigla. 3, 2, 1. Allora, io un po' di giorni fa ho sentito per telefono Fabio, perché Fabio, ricordiamoci che insieme a Paolo The Voice sono i fondatori di questo canale, e anche se non compaiono come compaio io, comunque loro sono parte integrante del canale, e quindi dicono che cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, mi consigliano che cosa è, e a volte però mi dicono: ma sì, dai, fammi fare questo. Io non è che gli dico, loro devono solo fare, come dice quel meme, no? Potresti anche non farlo, ma se proprio lo vuoi fare, fallo. Fai. Potresti anche non farlo, ecco, in poche parole. Non siamo così. Comunque, Fabio, lui praticamente girando per Torino, ha visto delle cose che adesso vi racconterà, e appunto gli è anche venuto il dubbio di chiedere: ma questo personaggio, perché noi parliamo di personaggi, parliamo di gossip, è un canale che nasce parlando di calcio, poi però è finito a parlare di gossip, e quindi automaticamente spesso e volentieri finiamo a parlare di personaggi tipo Corona, tipo Totti e Hillary, tipo insomma tutto quello che riguarda il gossip. E non sempre, chiaramente negli short avrete visto che Fabio, ricordiamoci che è il famoso creatore del video di Enzo Paolo Turchi dove si lamenta della pensione che c'era molto bassa, e quindi ha scatenato l'inferno, e da lì abbiamo anche avuto un boom di follower che ha reso il canale, ci ha dato la possibilità di crescere come canale, quindi anche di monetizzare qualcosina. Chiaramente adesso abbiamo messo anche gli abbonamenti, se voleste partecipare ad abbonarvi sarebbe una cosa molto interessante. Io vi lascio questo video di Fabio e niente, vi saluto, e mi raccomando, iscrivetevi, ma non per qualcosa adesso, perché così quando ci sarà questo argomento, noi ve lo faremo sapere già dalle anticipazioni. Sarà un argomento molto interessante perché ci saranno parecchie persone coinvolte. È una cosa, un dibattito, in poche parole, ok? Che neanche in televisione vedete, per in televisione a volte fanno vedere delle cose, a volte no, dipende da come gli gira. A voi, vai Fabio. Che fine ha fatto l'amico di Fabrizio Corona? Sapete, no, a chi mi sto riferendo? Erano inseparabili, erano complici, passatemi la forzatura, i cosiddetti compagni di merenda. Io mi riferisco a Lele Mora, perché attualmente è praticamente sparito completamente dallo scenario, non si sente più, non si vede più, non si sa che fine abbia fatto, non si sa come viva. A differenza di Fabrizio Corona, che ogni tanto imperterrito continua a mandarci degli scoop, l'ultimo su Sanremo, e quindi, ma non si ferma, perché Fabrizio Corona ha un potere, una cosa mediatica che ti trascina, che non si ferma mai, e quindi lui continua. Lele Mora invece è sparito. E beh ragazzi, qui è il punto. Come vive oggi Lele Mora? Dalle nostre informazioni che abbiamo verificato sul campo, perché noi non vi diciamo mai cose che abbiamo sentito senza poterle verificare. Ora, lui gira praticamente i mercati, tenetevi forte, i mercati di Torino, ma quasi tutta Italia. Sono mercati dove lui ha delle bancarelle che vende abbigliamento, più o meno di marca, a prezzi comunque sia non per tutti, perché sono bancarelle che hanno un certo tipo di prestigio, e dove si può trovare ogni sorta di indumenti,
per il quotidiano e non. Ecco la fine di Lele Mora. Questo è quanto. Continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi, perché le novità, le news, i pettegolezzi, le cose più o meno interessanti o divertenti non mancheranno mai. Seguiteci, iscrivetevi. A presto, un abbraccio.